Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. La persona più ricca d'Italia. Un successo che resiste da 3 generazioni. Una marca conosciuta in tutto il mondo. E chi non ha mai provato, almeno una volta nella vita, la loro crema spalmabile al cacao e nocciole? Già, sto parlando dell'azienda Ferrero e del suo attuale amministratore delegato, Giovanni Ferrero. In questo video vi racconterò alcune curiosità su di lui, sulla sua famiglia e sulla sua compagnia. Andiamo! Come vi dicevo prima, Giovanni Ferrero è oggi l'uomo più ricco d'Italia e l'amministratore delegato dell'azienda che porta il suo nome. Però a portare la compagnia al successo è stato suo padre, Michele Ferrero, che partendo dal piccolo laboratorio di dolci della sua famiglia è riuscito a espandersi sempre di più fino a superare i confini nazionali. La Valeria, come Michele scherzosamente la definiva, era la consumatrice tipo, a cui lui pensava ogni volta che doveva realizzare un nuovo prodotto. Perché? Perché la Valeria era un po' la mamma, la nonna, la zia che andava a fare la spesa al supermercato. E quindi era proprio quella la persona che bisognava conquistare con i prodotti e soprattutto con le confezioni, affinché li comprasse per la famiglia. Da notare il nome, la Valeria. Questa aggiunta dell'articolo prima di un nome proprio è molto comune nel nord d'Italia. Infatti Michele Ferrero era nato in Piemonte. Tutti quanti conosciamo la Nutella, no? E penso che più o meno tutti l'abbiamo mangiata almeno una volta nella vita. Ma sapete che non è sempre stata così come noi oggi la conosciamo? Infatti è nata nel periodo tra le 2 guerre mondiali, che era un periodo un po' complicato, in cui il cacao non era molto facile da trovare, almeno in Italia. Ma Pietro, il papà di Michele, ha avuto la geniale idea di realizzare una pasta dolce al sapore di cacao, quindi non interamente fatta di cioccolato, ma era prevista quindi una quantità minore di cacao, perché appunto era difficile da trovare, e vi si aggiungevano anche altri ingredienti come lo zucchero e le nocciole. Tra l'altro, in origine non era neanche in un vasetto, questo è arrivato dopo. In origine aveva la forma di un panetto, un tronchetto. Era più dura e bisognava tagliarla a fette e poi mettere ogni fetta sulla fetta di pane e spalmarla pian piano. Inoltre si chiamava prima gianduiot, poi supercrema e solo piuttosto recentemente, e cioè negli anni 60, ha preso il nome di Nutella, che tra l'altro è un nome molto facile da pronunciare anche per gli stranieri, rispetto per esempio a gianduiot. E sempre nello stesso periodo hanno deciso di inserirla nel tipico vasetto che tutti noi oggi conosciamo. Ah, sapevate che esiste anche un World Nutella Day? È il 5 febbraio. Il giorno dedicato alla Nutella. Vi piace? Fatemelo sapere nei commenti. Avete mai sentito parlare del Pocket Coffee? Si tratta di un cioccolatino con all'interno del caffè vero, cioè liquido. E dovete sapere che è stato pensato in origine da Michele Ferrero per i camionisti, perché negli anni 60 ancora non esistevano i bar negli autogrill,
sulle autostrade italiane. Di conseguenza, l'obiettivo di Michele Ferrero era quello di aiutare i camionisti ad affrontare il loro lavoro con la giusta energia. E per questa ragione ha deciso di unire l'energia del cioccolato con la carica del caffè, proprio come lo slogan pubblicitario recita. Era stato lo stesso Michele a trovare un procedimento che consentisse di mantenere un liquido, caffè ma anche liquore, per esempio per i Moncherie, all'interno del cioccolato senza che questo lo assorbisse. Non era per niente facile, quindi lui andava molto fiero della sua scoperta. Però temeva che se avesse brevettato la ricetta in Europa, probabilmente qualche impiegato sleale avrebbe potuto passare la formula, il procedimento, alla concorrenza per denaro. Che fare dunque? Ebbene, Michele e i suoi fedeli si accorsero che l'Italia aveva un accordo particolare commerciale con l'Egitto e quindi la ricetta fu tradotta in arabo e brevettata lì. Per chi ancora non lo sapesse, anche i Tic Tac sono nati nel mondo Ferrero e io fino a poco tempo fa non ne avevo idea. Più precisamente sono nati negli anni 60, verso la fine, e in origine si chiamavano Refreshing Mint. Però poi i consumatori hanno iniziato a giocare un po' con l'astuccio molto caratteristico e tipico dei Tic Tac, in particolare con l'apertura. E da qui hanno iniziato a scherzare proprio sul nome onomatopeico che ne veniva fuori. Tic per l'apertura, tac per la chiusura. Così l'azienda ha deciso di cambiare il nome al prodotto, da qui appunto Tic Tac, e questo è stato immediatamente un successo internazionale. Non a caso, proprio i Tic Tac compaiono in molti film e serie TV stranieri. Non so se ve ne siate mai accorti. Un po' di romanticismo. Dovete sapere che Michele Ferrero e sua moglie, Maria Franca, si sono conosciuti e innamorati in azienda, dove lei era stata precedentemente assunta come interprete. In Italia, a Pasqua, i bambini ricevono delle grandi uova di cioccolato contenenti una sorpresa, generalmente un giocattolo, il che è ovviamente un grande evento felice per i bambini. Perciò Michele voleva far provare loro la stessa gioia tutto l'anno, anche se in forma ridotta. Ed è così che sono nate le piccole uova di cioccolato, i famosi ovetti Kinder. Eh sì, anche loro hanno una sorpresa all'interno. Voi li avete mai mangiati? Io da piccola, molti. L'estate, soprattutto quella italiana, non è una buona amica del cioccolato. Perciò, d'estate, la Ferrero ritira sempre dal mercato i suoi prodotti principali, soprattutto i cioccolatini, perché altrimenti con il caldo la loro qualità potrebbe in qualche modo essere compromessa. Ecco, questo dimostra quanto loro abbiano a cuore i loro clienti e come vogliano sempre dar loro il meglio. Ma ovviamente quando è inverno potete sempre andare a farvi le scorte di prodotti Ferrero. Anche il famosissimo cioccolato Kinder è nato da un'idea di Michele Ferrero, che aveva sempre voluto realizzare un cioccolato proprio specifico per i bambini. Non a caso il nome Kinder, che significa bambini in tedesco. E proprio così
sono nate le famose barrette Kinder Cioccolato, che hanno la dimensione ideale per essere nella mano di un bambino, ma hanno anche la quantità ideale che un bambino può mangiare di cioccolato. Figo, no? Il Ferrero Rocher è nato proprio per questo. Cioè, Michele Ferrero voleva offrire un vero e proprio pasticcino, un piccolo lusso, ma al prezzo di un comune cioccolatino. E così cosa ha fatto? Ha preso il cioccolatino e lo ha rivestito di una carta dorata, che rende tutto immediatamente più elegante, più prezioso, no? E anche questi sono buonissimi, devo dire. Probabilmente il Ferrero Rocher è il mio prodotto preferito della Ferrero. Qual è invece il vostro prodotto preferito? Sono sicura che ne abbiate almeno uno, no? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, magari lasciando tanti mi piace. E volete sapere di più di grandi famiglie italiane? Allora non perdetevi il video sulla famiglia Savoia, la famiglia reale italiana, e potete trovarlo come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. Magari posso realizzare altri video su curiosità per quanto riguarda altre famiglie italiane particolarmente famose. Scrivetemi nei commenti se vi andrebbe. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, sapete cosa fare, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di lasciare un mi piace al video, questo l'ho già detto, di iscrivervi al canale e seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Io vi saluto, vi aspetto molto presto in un nuovo video. Ciao ciao!